Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gli eventi predestinati per lo Scorpione per il mese di settembre 2024. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di introspezione, quello di settembre. Potrebbe essere un momento dedicato alla ricerca interiore, al capire che cosa vi serve ancora nella vita, dove volete andare. Insomma, è un viaggio quasi di rivalutazione di tutto quello che è stato nella vostra vita. È una carta anche di solitudine, ma mi parla di qualcuno che intraprende un viaggio da solo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link agli corsi gratuiti presenti sul canale e c'è anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali di settembre 2024, di questo mese. Adesso dipendendo da quando vedete la lettura, comunque è il 21 di settembre. C'è il link anche quello, se volete sapere di che cosa si tratta e avere il programma mi potete comunque contattare via mail. Bene ragazzi, ok, partiamo già subito forti. Allora, qui abbiamo una regina di coppe, un asso di spade, la temperanza, la sacerdotessa, l'eremita nuovamente, abbiamo un 5 di spade, un 6 di spade e un re di bastoni. Allora ragazzi, andiamo a vedere carta per carta, poi vi farò gli esempi settore per settore, per i single, per le persone che hanno una relazione, per il lavoro, disoccupati, occupati, insomma, andiamo a vedere un po' tutto il panorama per il mese di settembre. Allora, ok, perfetto, partiamo dalla regina di coppe che è spiegata da una regina di coppe, mi sembra giusto. Ancora una carta per piacere, grazie. Devo dire che vi sento come se settembre fosse un momento dove starete parecchio con voi stessi, dove lavorerete su voi stessi, dove è come se fosse un mese dove vi vorrete più bene, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere, ok, l'asso di spade, abbiamo la giustizia, l'asso di spade taglia effettivamente, e anche la giustizia è una carta che mi parla di tagli. Poi abbiamo un fante di coppe e un re di bastoni nuovamente. Allora, considerato che abbiamo la giustizia, ragazzi, qua potrebbe arrivare qualche questione burocratica, qualche contratto, qualche tipo di questione dove c'è bisogno della firma di una terza persona, se vogliamo. Se state aspettando come degli accordi o cose di questo genere è facile che arrivino, però andiamo a vederlo poi dopo alla fine. Andiamo con la temperanza. Nove di pentacoli, 6 di spade, ruota della fortuna e 10 di spade.
Mm. Qui con la ruota della fortuna ci sarà qualche cambio, potrebbe essere nel vostro modo di gestire ehm, certe relazioni, mi viene da dire. Per qualcuno si tratta anche magari di un allontanamento da una situazione o da una relazione con questo 6 di spade, anche perché poi qui abbiamo 2 10. È come se ci fosse un cambio, una sorta di allontanamento da parte di qualcuno vicino a voi ehm, nel mese di settembre. Potreste anche essere voi che vi allontanate. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Due di bastoni. E 3 di coppe. Guardate ragazzi, potrebbe esserci qualche nuovo progetto, magari proposto da qualche amico, da qualche persona vicino a voi, o più semplicemente considerato che avete la sacerdotessa e anche qui l'eremita, potrebbero arrivarvi come delle intuizioni per quello che riguarda un progetto, un'idea. Potrebbe anche proprio essere un'idea quella che arriva. Andiamo a vedere questa eremita. Quattro di pentacoli e re di coppe. Se li metto qua si vede, sì. Perché di nuovo qua si ripete questa eremita, ragazzi. Così, ho la sensazione che qualcuno a settembre potrebbe anche decidere di diventare autonomo, di come iniziare un percorso da soli. Curioso, 6 di spade ce l'avete qua e ce l'avete anche qui. Però adesso andiamo a vedere questo 5 di spade. Fante di bastoni, 7 di coppe e asso di denari. È come se di idee ne aveste tante nel mese di settembre, ma in realtà niente partisse in modo determinato. C'è come ancora una fase di studio per queste idee da dover affrontare, c'è come un qualche cosa ancora che vi manca per poterle concretizzare. Andiamo a vedere il 6 di spade. Ragazzi, 6 di spade è collegato alle credenze limitanti. Io qui sento che qualcuno di voi sta facendo o ha bisogno di fare il lavoro di cui ci parla l'eremita proprio per, diciamo, studiare il vostro modo di pensare. Cioè, come, ok, ho bisogno di stare con me perché mi devo rendere conto del perché faccio certe cose, perché penso certe cose, perché reagisco in certi modi. 5 di bastoni e 5 di pentacoli. Ragazzi, è come se ci fossero delle discussioni, degli attriti, qualche tipo di... perché anche qui avete un 5 di spade, 5, 5, 5. Quindi ho come la sensazione che, diciamo, nel sociale potreste effettivamente avere delle discussioni, ma perché avete un modo di vedere, diciamo che potreste cambiare, perché col 6 di spade si parla di convinzioni, idee, automatismi che si sono
integrati durante l'infanzia e che ci portiamo dietro e che continuiamo a ripetere senza essere consapevoli di questo schema. Qui si tratta con la carta dell'eremita di rendervi conto di questo schema, delle ferite che avete e che non avete elaborato e che vi fanno fare scelte, diciamo, diverse da quelle che fareste normalmente. Per esempio la paura, quando una persona ha paura di una certa cosa, tende a fare, diciamo, a prendere decisioni, a fare scelte dettate dalla paura. Non se la stessa persona non avesse paura, farebbe magari una scelta diversa. Andiamo a vedere il re di bastoni. Di nuovo l'asso di spade. 7 di pentacoli, asso di spade e re di pentacoli. I re non mancano, devo dire, Va bene, allora ragazzi, andiamo a vedere carta per carta perché ce n'è da dire. Come vi dicevo, vi sento in un momento particolarmente focalizzato su di voi. Potrebbero arrivarvi come delle nuove idee, potrebbero arrivarvi delle nuove prese di consapevolezza, delle nuove intuizioni. Sta di fatto che dedicherete del tempo a voi stessi, ad amarvi, a coccolarvi. Sento che la fase dell'eremita effettivamente sarà un po', diciamo, tra virgolette, impegnativa a livello emotivo, ma perché? Ma perché avete bisogno di guarire un qualche tipo di disequilibrio presente nella vostra vita, soprattutto a livello relazionale, secondo me. Allora, partiamo dall'amore. Se siete in una relazione, ragazzi, qualsiasi tipo di relazione sia, sento che ci sarà come una verità svelata, un qualche tipo di chiacchiera, un qualche tipo di chiarimento, di confronto non da 5 di spade, come vi posso dire, un confronto tranquillo sarebbe, no? Perché è come se si dovesse trovare un punto di incontro o per qualcuno ci potrebbero anche essere dei documenti legali da dover mettere a posto, da dover sistemare, insomma. Però è come se questa chiacchiera alla fine portasse questo equilibrio che qui vediamo con la giustizia e con la temperanza. Probabilmente potrebbe anche esserci un qualche tipo di proposta da parte di uno o dell'altra persona. Sento che comunque è diciamo, un momento di si dice di chiarificazione, chiarire, vabbè, un momento dove si chiarisce certi aspetti della relazione, certi punti di vista e da lì, insomma, sento che è come se ci fossero le basi per costruire qualche cosa di più. Cioè, quando la relazione si basa sulla sincerità e sull'onestà, diventa, diciamo, un buon terreno fertile per far nascere un qualche cosa di più. Se siete single, ragazzi, se siete single, come vi dicevo prima, i re non mancano. Ehm, Vi dirò che potreste conoscere una persona non proprio nelle vostre corde, mi viene da dire, cioè è come se a primo impatto non risuonasse molto con voi questa persona. Ehm, Però ecco, date il tempo, datevi il tempo per conoscere questa persona. Però ho come la sensazione che ci sarà una buona intesa a livello mentale. Ehm, E vi dico che potrebbe essere proprio una persona, perché comunque voi siete in un mese dove avete un po' di alti e bassi a livello emotivo e le chiacchiere con questa persona è come se fossero una sorta di balsamo. Vi danno un'idea di regola, di, come vi posso dire,
È come se foste tranquilli con questa persona, ok? Per quello che riguarda amici, famiglie, diciamo le persone che avete intorno, come vi ho accennato prima, sento come se ci dovesse essere una sorta di distacco con una persona vicino a voi. Se per caso collaborate con qualche familiare a livello lavorativo, potrebbe essere un distacco proprio dal punto di vista lavorativo, eh. Adesso ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Come vi dicevo, nuove intuizioni, nuovi progetti. Guardate, non so perché, ma per qualcuno potrebbe essere importante in questo movimento parentale, diciamo, ehm, di cui vi ho accennato prima, ci potrebbe essere qualche collegamento con un nonno o una nonna, cioè come se si vedesse o si andasse a trovare o si allontanasse, perché magari è già lì con voi, un nonno, una nonna, un parente lontano, ho come questa sensazione. Per quello che riguarda, ragazzi, il lavoro, allora, come vi accennavo, ho la sensazione che qualcuno deciderà di mettersi in proprio. Se così non fosse, è come se ci fosse una sorta di riesame sul tipo di lavoro che state facendo. Può essere un lavoro dove, diciamo, siete indipendenti nello scegliere dove andate, dove non andate, come gestire il lavoro, come questa sensazione. Però è anche un momento dove è giusto e anche necessario definire la vostra zona di sicurezza, la vostra zona di protezione, mi viene da dire. Se per caso siete senza lavoro, ehm, ragazzi, sento che dovrete spostarvi. Potrebbe arrivare qualcosa, eh? Potrebbe arrivare qualcosa a settembre, potrebbero esserci dei contratti, effettivamente avete anche la giustizia, però non credo che siano contratti di lungo termine in questo momento. Se siete autonomi, ho come la sensazione che le carte vi dicano di espandervi. Lavorate su quello che è in linea con voi stessi per quello che riguarda il lavoro e espandete quella parte. Se c'è qualche cosa che per esempio del vostro lavoro vi piace meno fare, evitatela in questo periodo, se potete chiaramente. Ehm, Devo dire ragazzi di porre particolare attenzione alle finanze nel mese di settembre. Ho come la sensazione che questa espansione, sia che sia a livello lavorativo, sia che sia a livello relazionale, di coppia magari, possa portare come a spendere un po' troppo, a fare un po' shopping compulsivo, ma fondamentalmente sento che potrebbe essere più per riempire una sorta di vuoto che avete che non per la reale necessità di comprare quello che andate a comprare. Quindi fate attenzione, non spendete solo perché vi sentite soli, perché vi sentite vuoti, perché avete bisogno di nutrirvi in qualche modo. Cercate il nutrimento in un altro modo piuttosto che nello shopping, ecco. Mm, Ho la sensazione che vi dicano che è il momento di iniziare a risparmiare. Chiaro, molti lo fanno già, per fortuna, però ehm, per qualcuno di voi è come se fosse giunto il momento invece di spendere per comprare delle cose, forse è il caso di spendere per tipo pagarsi un'assicurazione, una pensione privata o cose di questo genere. Come se vi invitassero a investire, iniziare a fare degli investimenti per il lungo periodo. Per quello che riguarda, ragazzi, mm, parliamo dello stato psicoemotivo che andrete a vivere nel mese di settembre. Credo che questa fase eremita di rivalutazione possa essere un vantaggio,
nel senso che riuscirete a vedere quello che non va, ma dall'altro lato sarà uno svantaggio perché avrete tutto il mese la testa, secondo me, che va pensando a che cosa poter migliorare, che cosa è meglio togliere, che cosa invece bisogna mantenere, cosa è vicino a me. Poi soprattutto se state facendo un lavoro che non vi piace tanto, però è la zona di comfort, chiedetevi quanto ne vale la pena, perché sento che nonostante tutto, anche se vi sentite nella zona di comfort, perché magari avete un ingresso stabile, non è quell'ingresso stabile che vi, cioè state facendo comunque fatica. Quindi chiedetevi se per quello che state guadagnando vale la pena masticare tutti questi nervi, tutta questa rabbia, anche la tristezza, vedo. Ehm, C'è un lavoro da fare sulle credenze limitanti, qui avete 2 volte il 6 di spade, per quello che riguarda i conflitti con il mondo esterno o i conflitti che voi create sempre a causa di quella ferita non risolta di cui vi parlavo prima, le reazioni impulsive, sapete. Tutto sommato, ragazzi, devo dire che il mese è un buon mese, nel senso che comunque alla fine di tutto questo viaggio introspettivo, di tutto questo lavoro che andrete a fare con le credenze limitanti, insomma, il risultato, se vogliamo, di tutto questo movimento è una maggior padronanza di voi stessi, una maggior, come vi posso dire, sicurezza anche in voi stessi e vi dirò che potrebbe anche esservi utile, soprattutto se state decidendo di aprire la partita IVA piuttosto che una nuova filiale, piuttosto che se state appunto cercando di ingrandirvi, di capire come allargarvi, è fondamentale nel mese di settembre consultare un consulente, vabbè, informarsi presso un consulente su che tipi di movimenti si possono fare, diciamo, in modo tranquillo e su quali invece è meglio aspettare un attimo perché magari l'investimento è troppo abbondante. C'è comunque da fare una sorta di elenco, avete anche 2 assi di spade, una sorta di elenco, una sorta di lista di quelle che sono le vostre priorità e lo scoprirete dopo l'eremita. Andiamo a vedere Osho, ragazzi. Sperimentare è un 3 di bastoni, quindi qui vi dicono di creare un po', di fare il vostro piano con voi stessi, il vostro piano d'azione intendo, vedere veramente quello che è in linea con voi, quello che non lo è, che cosa è valido per voi, cosa vi dà felicità, cosa vi dà sicurezza, cosa vi dà stabilità, cosa vi fa sentire protetti, insomma. E da lì sperimentate. Cioè, se le idee sono tante, perché qui comunque abbiamo un bel set di coppe, abbiamo la sacerdotessa, la ruota della fortuna, quindi secondo me le idee che verranno nel prossimo periodo saranno abbondanti. Come dico spesso, uno non può sapere se quella è la strada giusta fino a quando non inizia a percorrere la strada e non si vede come va. Ok, quindi qui vi dice proprio di sperimentare, appunto, di buttarvi un pochettino in quello che sono le varie idee che potrebbero venirvi durante il mese, ragazzi. Vi dico, fate attenzione con i soldi perché vedo che ne usciranno di più di quelli che potenzialmente potrebbero entrare. Ehm, per quello che secondo me è il consiglio qui di iniziare a pensare a un qualche cosa per un futuro vostro, tipo un fondo risparmio, o appunto quello che vi dicevo prima. Va bene, andiamo ancora con l'ultimo oracolo. Vediamo che cosa vi vogliono dire. Conta su te stesso. Che interessante perché in questo mazzo anche l'eremita è rappresentato con una barca. La lezione di oggi. Hmm. Analizza il tema delle dipendenze, che può essere sia la dipendenza affettiva, la dipendenza da qualche sostanza, da qualche oggetto, tipo il telefono, tipo il cibo. Beh, il cibo sarebbe più una sostanza. Comunque, o potrebbe anche essere dipendenza lavorativa, adesso andiamo a vederlo.
Dipendi dagli altri perché facciano quello che dovresti fare tu stesso. La guarigione è uno sforzo solitario. Wow. Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di riprenderci il nostro potere personale corrisponde a noi stessi. L'obiettivo: identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Wow! È bellissimo perché questi oracoli praticamente potrei dire sempre, perché non mi ricordo una lettura in cui non sia successo, però è come se mi facessero sempre un po' un riassunto di tutto quello che è la lettura, di tutto quello che è il mese. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi sia stata di ispirazione, che vi serva per capire come muovervi d'anticipo nel mese di settembre. Fatemelo comunque sapere nei commenti qui sotto. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, potete scrivermi una mail, io vi mando la lettera di presentazione dove c'è scritto come lavoro. Diversamente, se preferite procedere a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ho radunato tutti i miei 20, non riesco più a fare il conto, 7 anni di studi, anche 28, vabbè non importa, comunque ho radunato tutti i miei studi e li ho, come dire, ho dato un ordine logico in modo che fossero proprio come una scuola per aiutare voi ad accelerare il vostro percorso di crescita. E comunque in quelle sezioni parlo anche delle credenze limitanti, ok? Di solito faccio un video al sabato e un sabato si parla di corpo, un sabato si parla di mente e un sabato si parla di spirito in questo periodo. E si va piano piano a lavorare ogni singolo chakra e a pulirlo da tutto quello che potrebbe appesantirlo. Comunque i titoli sono visibili, li vedete nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!